Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi faccio un nuovo video e oggi ho un nuovo video. In realtà il mio secondo video da Italia, perché io sono qua e ormai sono passata quasi una settimana da cui sono arrivato qua. Quindi volevo fare un video delle mie prime impressioni di Italia, della cultura qua, il paese. Forse queste sono le cose specifiche della mia città di Brescia, ma credo di no, credo che siano le cose in generale. Comunque iniziamo subito. La mia prima impressione è di fumo o fumare, perché in America fumare è un po' di un tabù, c'è uno stigma negativo con fumare. Praticamente la società guarda giù sulle persone che fumano in America, ma prima che arrivassi qua sapevo o avevo la consapevolezza che l'Italia è un paese in cui tante persone fumano, però a dire il vero sono un po' più sorpreso di quante persone fumano in realtà. L'altro giorno ho visto un poliziotto che stava fumando e mi ha stupito tantissimo, perché credo che in America è illegale per un poliziotto fuma durante il turno essenzialmente. E c'è anche le cose con le macchinette per comprare le sigarette durante tutto il giorno, tutti i giorni, quindi i vending machines per le sigarette. Queste macchinette esistevano durante gli anni 60, 70, 80, forse 90, non lo so, negli Stati Uniti, quindi, ma ormai sono praticamente vietate, quindi molto, molto sorprendente a me. E la seconda impressione è la cosa con i bagni pubblici. E di nuovo sapevo che in Europa i bagni pubblici si devono pagare per entrarci, e da americano è molto strano, è ridicolo, abbastanza ridicolo, è abbastanza assurdo, perché in America forse che anche questa è un'altra cosa illegale, che qualcuno deve pagare per usare il bagno. È una cosa che mai sentita, di gran lunga, è molto strana, molto strana. Un'altra cosa che ho notato è, infatti c'è molto più inglese che pensassi. Sto parlando dei segnali per strada e anche le pubblicità che vedo tipo nei negozi, nelle vetrine. Per esempio stop signs, forse era perché stop è una parola che è conosciuta da tutto il mondo forse, ma secondo me non capisco perché i segnali stop non dicano ferma, per esempio, non lo so. Quindi sono un po' sorpreso che c'è abbastanza inglese nella vita, ma forse non dovrei essere abbastanza sorpreso, perché alla fine so che l'inglese è molto popolare nel mondo e ha un'influenza molto molto grande, ma allo stesso tempo è un po' sorprendente a me. E parlando del cibo e delle bevande, sono un po' sorpreso, o no, forse non sorpreso, ma qua, come gli altri paesi europei, c'è una mancanza del ghiaccio nelle bevande. Forse è una cosa molto americana, ma in America ogni bevanda ha tanto ghiaccio, e forse è una cosa che do per scontato, che le bevande in America sempre hanno le bevande. Gli americani bevono sempre le cose che sono abbastanza fredde. Le bevande americane sono sempre fredde, quindi la mancanza del ghiaccio è un po', non lo so, è un po' strana, non lo so. E un'altra cosa che di nuovo sapevo prima che arrivassi è che gli italiani tendono di non mangiare le merende o gli spuntini durante il periodo tra i posti, tipo di solito gli italiani non mangiano tra colazione, se si fa colazione,
tra colazione e pranzo e cena, tranne per l'aperitivo, ma in America gli americani tendono a mangiare le merende o gli spuntini tantissimo, quindi sono abbastanza abituato a mangiare tutto il giorno, forse. Ma qui c'è decisamente una mancanza della parte mia e forse è una cosa sana, probabilmente sì, che mentre il mio soggiorno qua mangio solo durante i pasti. E un'altra cosa su questo argomento che ho notato è che mi sembra che gli italiani tendono anche da bere solo durante i pasti, almeno in America di nuovo bevo tante cose durante il giorno, forse l'acqua, forse il tè, forse una soda, forse l'acqua frizzante, non so. Gli americani tendono a bere le cose tutto il giorno. E quindi qua ho notato che forse gli italiani tendono a bere solo durante i pasti, non lo so, solo una cosa che ho notato, ma non è una cattiva cosa, semplicemente è una cosa che ho notato. E l'ultima cosa è il bidet, perché in America non abbiamo il bidet, questa cosa è abbastanza italiana ma anche asiatica. E detto ciò, il bidet mi intimidisce un pochino, ma sono fiero da dire che ho superato questa paura del bidet e infatti non è troppo male questo bidet, infatti è abbastanza interessante. Ok, queste sono un paio delle mie prime impressioni di Italia. Spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video. A presto, ciao ciao!